Magari da una parte lei è un po' più sensibile, io posso spostarla abbastanza, però come vedete non è proprio facilissimo. Dalla parte di qua magari è meno sensibile, lei mi parte e mi va all'uscita. Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio parlare dell'uso dello stick e della bandierina da sella. Uno dei motivi per cui faccio questo video è perché ho notato che molte volte non c'è una consapevolezza da parte delle persone che si approcciano un pochino a questo tipo di equitazione nel capire perché si usano certi strumenti. Uno dei motivi per cui è nato tutto il mondo dello stick riding non è per fare gli show o per far vedere quanto siamo fighi a guidare il cavallo con gli stick eccetera eccetera, ma è nato perché, come sicuramente alcuni di voi che mi seguono lo sanno, magari qualcuno sicuramente ha fatto anche dei corsi con me o con qualche mio collega, il cavallo risponde molto ma molto meglio alla pressione ritmica piuttosto che alla pressione con contatto costante. Fatto sta che il cavallo risponde sempre meglio alla pressione ritmica senza contatto. Per cui, soprattutto nella prima parte dell'addestramento che noi facciamo sul cavallo, non dovremmo andare a lavorare sulla pressione con contatto costante. E una di queste pressioni con contatto costante è quella sull'imboccatura. Per cui non va bene, io ovviamente parlo sempre per quello che è la filosofia Parelli, non va bene e non è corretto per un cavallo giovane iniziare a lavorare subito in contatto. Interrompo un attimo il video per ricordare a tutti coloro che sono interessati ad andare avanti nel programma Parelli che si sono riaperte le iscrizioni alla Academy di livello 1. Con l'Academy è possibile studiare il programma di livello 1 da casa e prepararci per superare l'esame che certifica il raggiungimento delle nostre competenze di base. Il programma è diviso in 4 livelli. Per superare ogni livello è necessario avere delle competenze specifiche via via più articolate e complesse. La Academy di livello 1 permette di formarsi per il test di esame attraverso materiale di studio, video lezioni ed alcuni incontri online con tutta la classe dei partecipanti. Un momento di condivisione e di crescita importante. Se sei interessato non ti resta che andare su matteonihorsemanship.com e cliccare su formazione, e poi su Academy, e qui troverai tutte le informazioni che ti servono. I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre o fino ad esaurimento posti. E ora continuiamo con il video. Bisogna passare da una fase in cui vogliamo che lui trovi le sue responsabilità nel mantenere l'andatura, nel mantenere la direzione, nel guardare dove mette i piedi e nell'avere un equilibrio che che gli permetta di usare bene il suo corpo. Esattamente come lui sa già fare senza il nostro peso sopra. Per cui nella parte iniziale, che per iniziale vuol dire 500 ore, vuol dire 20 ore di sella sto parlando, il cavallo dovrebbe essere addestrato per fluire in armonia esattamente come sapeva fare prima della nostra presenza sulla sua groppa, senza però l'uso del contatto, o almeno limitando l'uso del contatto a quelle a quelle cose che sono ovviamente importanti, necessarie, che non se ne può fare a meno, no? Tipo, se c'è un cavallo che scappa è ovvio che io andrò a prenderlo e farò una redine di controllo, una redine diretta, farò quello che devo fare. Però devo cercare di limitarle quelle azioni lì, proprio perché voglio andare a far sì che il cavallo sviluppi il suo equilibrio. E il suo equilibrio io non posso all'inizio farglielo sviluppare prendendolo davanti. Perché? Perché lo posso anche fare, ma richiede molta esperienza, molta sensibilità, richiede veramente delle mani d'oro, richiede comunque anche una collaborazione importante da parte del cavallo, no? C'era, se non mi ricordo male, era Martin Black o Ray Hunter, non mi ricordo esattamente, ma insomma c'era uno di questi grandi horsemen che diceva che mettere subito a lavorare in contatto il cavallo è dare una grossa responsabilità al cavallo, perché noi non ce la vogliamo prendere la responsabilità, e quindi è importante pensarla un po' in questi termini. Posso farlo?
Sì, ma in quel momento lì quanto sto mettendo in difficoltà il mio cavallo? Potrei fare diversamente e fare in modo che lui capisca meglio altre cose per poi dopo andare a lavorare in contatto quando lui sa già un bel po' e quindi vada ad aggiungere solo la ciliegina sulla torta? Ok? Cioè, cercate di seguirmi un po' nel ragionamento, perché sennò si apre la solita polemica. Ma io faccio così, ma ha sempre funzionato così, ma io faccio colà, ma ha sempre funzionato colà. Dovete ricordarvi che nell'equitazione l'unica regola è che non c'è regola. Io dovrei fare quello che serve di più al cavallo e non di più a me. Dovrei riuscire a creare un programma che faccia sì che il mio cavallo impari bene, facilmente quello che gli chiedo, aggiungendo complessità e rifinendo a mano che vada avanti nel programma di addestramento. Quindi sicuramente il cavallo è un dato di fatto, risponde meglio alle pressioni ritmiche senza contatto, e quindi io devo sviluppare il cavallo prima di tutto usando quel tipo di comunicazione, ovviamente legandola però sempre anche a una comunicazione con contatto. Io voglio piano piano portarlo lì a lavorare sulla cessione alle pressioni con contatto. Ovviamente cosa farò? Per prima cosa inizierò a usare il mio linguaggio del corpo, a usare la cessione delle pressioni, cioè diciamo a insegnare al cavallo a cedere alle pressioni con contatto usando il mio linguaggio del corpo, quindi usando le gambe, usando il mio assetto, usando lo spostamento del mio peso da un gluteo all'altro, in modo che il cavallo piano piano cominci a diventare via via sempre più confidente su cedere alla pressione. Va da sé che nel nostro programma prima di tutto facciamo, nella natural horsemanship in generale, no? Nel nostro programma facciamo tutto prima da terra e poi da sella, perché chiaramente abbiamo la possibilità di vedere meglio i movimenti del cavallo perché li abbiamo davanti agli occhi, non dobbiamo sentirli, e poi anche perché il cavallo non ha il nostro peso sopra, è meno, diciamo, da un punto di vista emotivo è meno compromesso, proprio perché non c'ha un predatore sopra la sua groppa, e perché a quella maniera riusciamo a insegnargli delle cose stando maggiormente in sicurezza, okay? Sia noi che il cavallo. Allora a quel punto lì, una volta che io sono riuscito a mettere a posto queste cosettine qui, allora posso eventualmente, se mi va, se non voglia, se voglio svilupparlo in certi ambiti dove ho la necessità per andare a insegnare certi esercizi, faccio prima insegnarli lavorando con contatto, allora a quel punto lì posso cominciare a lavorare con contatto. Però come dico sempre anche nei miei video, il cavallo, quando noi lavoriamo in contatto, cioè due redini in contatto, non devono essere usate per controllare il cavallo, ma devono essere usate per comunicare con il cavallo. Se io devo controllare il cavallo, America, se la smetti di dare le botte alla Simona, se io devo controllare il cavallo, allora vado a usare una redine sola alla volta. Se invece devo comunicare, allora posso usare anche due redini, ma sempre con grano salis, ok? Cioè, sono sempre cose che devono essere fatte in maniera competente. Quello che mi rendo conto io, anche di recente mi è capitato di rispondere a una domanda che mi è stata fatta, non mi ricordo, sui commenti forse del canale YouTube o per email, non mi ricordo, comunque un messaggio in cui mi si diceva io mi trovo molto meglio a uscire in capezza con la mia cavalla araba piuttosto che a uscire con il filetto. Perché? Mi viene fatta questa domanda, no? Perché mi trovo meglio? Vabbè, al di là che, nel senso, è complicato dare una risposta, no? In questo senso qui, perché è qualcosa di molto personale, ma al di là di quello, spesso accade questo, accade che io mi sento più tranquillo a uscire in capezza piuttosto che con il filetto perché io sono abituato a montare a quella maniera, con quella configurazione lì. Cioè io monto il mio cavallo con la capezza per il 99,9% del tempo, ho una certa dimestichezza nell'uso della capezza, mi aspetto e sono solido su certi tipi di risposta che mi dà il cavallo con la capezza, e poi dopo quando esco metto l'imboccatura e mi trovo in difficoltà perché non ho le stesse risposte, perché magari io disavvedutamente o perché non ho esperienza, perché magari monto sempre il 99% con la capezza, uso l'imboccatura male, ok? Magari metto le stesse forze, uso le stesse angolazioni. Ricordiamoci che una capezza ha i nodi lassù e è legata bassa, è legata laggiù in fondo, quindi ha un'azione sul naso del cavallo che è molto profondamente diversa rispetto
ha un filetto che è infilato dentro la bocca del cavallo e si appoggia su una delle parti più sensibili del cavallo. Quindi io devo riprogrammare le mie mani e lavorare in maniera diversa. Se questa cosa io non ce l'ho già dentro perché magari ho tanta esperienza, è una difficoltà che mi mette in condizioni di dire poi mi trovo meglio a montare in capezza. Mi sento più sicuro. Perché? Perché a quella maniera io ho 100 ore, in quell'altra maniera ho 10 minuti. Capite, no? Che tante volte le nostre opinioni sono falsate dalla nostra esperienza e è difficile dare come si può dire, una opinione oggettiva, no? Dice no, magari se lo chiedi a quella persona dice no, è sicuramente meglio montare in capezza, perché per lei è meglio montare in capezza, dovuto alla sua esperienza, dovuto al suo bagaglio tecnico che magari l'ha sviluppata a quella maniera lì. La stessa cosa vale l'opposto, non è che sto dicendo che l'uno esclude l'altro, ci sono persone che dicono no, io non monto assolutamente mai in capezza perché io mi trovo meglio a montare con l'imboccatura, mi sento più sicuro, eccetera, eccetera. Quindi dov'è che sta la verità? La verità non sta né da una parte né dall'altra, sta nel fatto che noi dovremmo essere in grado di montare in tutte le condizioni. Poi è ovvio che ognuno di noi ha le sue preferenze, no? Però se io sono bravo a montare con l'imboccatura non ho difficoltà a usare bene l'imboccatura. Se io sono bravo a montare con la capezza non ho difficoltà a montare bene con la capezza. Il Bosa, apriamo un'altra parentesi per il Bosa, anche il Bosa va usato in maniera diversa e bisogna saperlo usare, per cui non è che io ho montato fino a ieri con la capezza, oggi monto in Bosa e come per magia, boom, mi ritrovo che io sono bravissimo anche con il Bosa. Ogni attrezzatura ha un suo fine, un suo scopo e un suo perché. Se io voglio usarla e sentirmi in sicurezza mentre che la uso, è chiaro che devo imparare a usarla, devo sviluppare un po' di sensibilità e un po' di ore in quell'ambito lì. E poi dopo userò quello che è meglio per il cavallo, non per me, per il cavallo in quella data situazione. Ok? Cioè dovete sempre rigirare la frittata, non dovete fare quello che è meglio per voi, ma dovete fare quello che è meglio per il cavallo. Ma prima dovete aver lavorato per essere competenti in quel tipo di attività che volete fare con il cavallo, ok? Se io non ho mai usato il lazzo e la prima volta che voglio usare il lazzo lo voglio fare da sella, ok? Ci ho fatto anche dei video sul lazzo, magari andateli a rivedere se vi interessa sta cosa qua, ma se io voglio usare il lazzo, non l'ho mai toccato, non l'ho neanche mai preso in mano e voglio subito iniziare a montare con il lazzo e fare le cose con il lazzo da sella, troverò una grande difficoltà, perché magari io non so, il cavallo non è abituato a sta roba che si muove, che svolazza da tutte le parti, che lo tocca eventualmente anche dietro, e mi troverò in difficoltà andandomi a prendere dei rischi che non mi dovrei prendere. Questo è un esempio banale che penso che tutti riuscite a capire, però fondamentalmente dobbiamo sempre renderci conto che noi dobbiamo prepararci per qualsiasi cosa che poi vogliamo andare a applicare sul cavallo. Qualcuno potrebbe dire, ma come faccio io a imparare a montare bene con il filetto se monto sempre in capezza? Semplice, devi iniziare a montare con l'imboccatura, devi abituare il cavallo a usare bene, diciamo a essere confidente e non aver paura dell'imboccatura, e per questo bisogna che tu ti faccia aiutare. E non è una cosa che da autodidatta si impara. Con il cavallo da autodidatta si impara veramente poco. È complicato fare tutto e a volte ci riesce, ma per merito del cavallo e non per merito nostro. Quindi magari ci si prende dei rischi che neanche ci rendiamo conto di prenderci in quel momento lì, e a me fa ridere a volte quando parli con le persone e ti dicono no, ma io è 30 anni che ho i cavalli, ho sempre fatto così, è sempre andato tutto bene, quindi vuol dire che questo è il metodo giusto. Poi scopri che ha avuto 3 cavalli in 30 anni e tutte e 3 ha avuto la fortuna di avere dei cavalli estremamente disponibili, bravi, buoni, eccetera, eccetera, che gli hanno permesso di fare quelle cose lì, rimanendo anche in sicurezza. Però il merito è loro e non il merito del cavaliere. Spesso è così, non sempre ovviamente, però spesso è a questa maniera. 3 cavalli sono una goccia a mare. Mi fanno ridere un po' come le ricerche scientifiche in cui te leggi la ricerca scientifica, arrivi in fondo, stata testata su 8 soggetti. E con questo 8 soggetti non sono nulla. Cioè, come si fa a dire che tutti i cavalli funzionano a questa maniera se l'abbiamo provato su 3 soggetti? 8. Veramente ci sono delle ricerche che si basano su 3 soggetti. Quindi
è un po' per farvi capire che dobbiamo sviluppare in noi prima e poi nel cavallo le competenze che vogliamo poi portare avanti nel cavallo. Torniamo un attimo indietro, vi voglio spiegare perché usiamo lo stick, no? Ricordate all'inizio del video si è detto come mai usiamo lo stick? Usiamo lo stick perché all'inizio, quando questa parte qua, che nel programma Parelli è implementata come freestyle, ok? Ci sono 4 argomenti nel programma Parelli che poi tutti insieme, diciamo, sviluppano il cavallo a 360 gradi, 2 sono da terra, 2 sono da sella. Uno di questi qui da sella si chiama freestyle e è montare senza contatto, ok? Mentre finesse è montare con contatto. Quindi quando questa parte qua è stata sviluppata non nel programma Parelli, perché il programma Parelli non ha fatto altro che prendere delle informazioni e riunirle all'interno di un programma, ma questa roba qua era già stata sviluppata prima da personaggi più o meno famosi che usavano già la natural horsemanship nei secoli addietro, okay? Una parte importante di divulgazione è stata fatta per la prima volta dai fratelli Dorrams e da Rayante, ma esisteva già da prima. La famiglia Black è già dal 1850 che usa queste tecniche qua. Ma com'è che veniva usato lo stick? Lo stick sapete, no? Che è, ora ve lo faccio vedere, è praticamente quella specie, qualcuno la chiama frusta, non è una frusta perché è rigida, è un prolungamento del nostro braccio. Adesso vi faccio arrivare al motivo per cui viene chiamato prolungamento del nostro braccio. Inizialmente noi si chiedeva di girare ai cavalli, le prime volte quando si montavano i cavalli, nell'equitazione naturale veniva usato il lazzo, ok? Quindi cos'è che gli veniva chiesto di fare al cavallo? Io chiedo di andare a sinistra, metto la mia gamba a destra e chiedo un po' così con il lazzo di girare da quella parte, ok? E poi lo faccio da quest'altra, se non va tocco, vedete questa è pressione ritmica, ma guardate cosa succede, vedete che io quanto devo andare in avanti? Quanto devo andare in avanti? Adesso vado addosso alla Simo per farvi vedere, io devo andare tanto in avanti, no? E questo fa sì che divento scomodo per il cavallo, lo butto in forte scomodità e lui spesso e volentieri cosa fa? Inizia a muoversi per perdita di equilibrio. Soprattutto ve lo faccio vedere apposta con l'America perché l'America è piccolina, io sono 80 kg, la sella è altri 20 kg, fra tutto c'ha 100 kg sopra, lei è 5 quintali, ok? Quindi cosa succede? Che magari da una parte lei è un po' più sensibile, io posso spostarla abbastanza, però come vedete non è proprio facilissimo. Dalla parte di qua magari è meno sensibile, lei mi parte e mi va all'uscita, ok? Vedete quanto è complicato guidarlo con il lazzo. E questo succedeva. Pet una volta in una dimostrazione ci è anche caduto perché ha fatto una dimostrazione, a un certo punto ha preso il lazzo e il cavallo ha cominciato a spinnare, però lui era talmente in avanti, perché si sta tanto in avanti, che poi dopo si è ritrovato in terra, ok? E da quella volta lì gli si accese la lampadina e disse ma se io prolungo le mani lo faccio prima. Ed ecco che è stato inventato lo stick, ok? Lo stick che ci può avere in cima una bandierina o meno, ma che sostanzialmente mi permette di stare seduto senza andare a compromettere l'assetto del cavallo e lavorare in maniera molto più efficace senza avere nessun tipo di problema. Vedete? Vado là, vado al trotto, chiedo di andare laggiù, ricordate che prima là avevo perso il controllo, ok? Entro dentro, vado di qua, appoggio la mia gamba destra, l'appoggio di più, vedete? Sposto il mio peso, gli chiedo di spostare di più la spalla, ok? Vedete com'è più semplice? Perché io sto fermo e gli stick sono praticamente l'amplificatore delle mie gambe, sono l'amplificatore delle mie gambe e riesco a avere una azione più precisa, più corretta e non vado a usare l'imboccatura. Perché? Perché non vado a usare l'imboccatura? Per il discorso che si diceva prima. Potrei usare ovviamente, all'inizio si adopera le redini, si adopera la capezza, è normale. Poi però, e questo non vuol dire poi però dopo 3 anni, ok?
Se qualcuno di voi ha visto il cold start che abbiamo fatto a febbraio, io e i miei colleghi, avrà visto che siamo praticamente montati a cavallo dopo 3-4 giorni e abbiamo iniziato subito a usare gli stick. Perché questo? Perché non vogliamo che il cavallo impari a appoggiarsi. Molte volte i cavalli imparano a appoggiarsi per tanti motivi, ci ho fatto qualche video anche sopra, per esempio perché le persone quando portano fuori i cavalli a mangiare li tirano via dall'erba usando la pressione sulla capezza, ok? E c'è qualche cavallo che dice ancora, ancora, e si dà anche il premio perché va a mangiare l'ultimo boccone di erba prima di alzare la testa. E allora noi non vogliamo abituarli a andare via, diciamo, andare contro le pressioni. Poi chiaramente io posso andare a migliorare la risposta alla pressione come? Andando a usare la capezza successivamente, quando il cavallo ha cominciato a capire un briciolino sta cosa qua, posso andare a uso praticamente la pressione con contatto della capezza, brava. Se il cavallo non risponde, quindi faccio veramente poco, tipo 10 grammi, anche meno, se non risponde, invece di andare a tirare di più con la mano, vado a spingere un po' con lo stick e gli chiedo di flettere la testa e basta. Questo cosa sta succedendo nella sua testa? Che lei dice, ah ok, pressione con contatto, mi torna molto meglio andare via dalla pressione con contatto piuttosto che andarci contro. Perché se io metto pressione e lei non risponde, non vado a fare più pressione qua, ma vado a amplificare e a mettere questo. Avete visto com'è semplice? Piano piano il cavallo comincerà a dire, ah ok, questo significa quello. E avrò un cavallo che via via diventerà sempre più leggero. E avrò sempre meno bisogno di utilizzare pressioni alte. Perché molte volte mi capita persone che dicono no io monto capezza perché ho paura di fargli male. Guardate che la capezza, se usata male, fa male come il filetto, cioè non taglia in bocca ma spacca il naso, okay? Lo stesso vale il Bosal. Bosal dice no, ma con il Bosal se la adoperi male ti spacca tutto il cavallo qua sopra. Ogni attrezzatura, se usata bene, è perfetta. Usata male, qualsiasi attrezzatura può fare dei danni importanti. Lo stesso vale per gli speroni, se usati male possono fare dei danni importanti. Lo stesso vale per qualsiasi cosa, soprattutto gli aiuti artificiali. È ovvio che possano diventare coercitivi e intimidatori se usati male. Come tante volte quando sento persone che ti vedano con questo qui, cosa ci fai con quello stick? Perché usi che poi non lo chiamano stick, lo chiamano bastone oppure lo chiamano frusta. Ma cosa stai facendo? Ve l'ho dimostrato oggi. È un prolungamento del mio braccio che mi permette di rimanere più in assetto, avere una comunicazione più fine senza buttarmi tutto là in avanti e riuscire alla stessa maniera a insegnare in maniera più efficace a cedere alle pressioni, quelle del mio corpo, ok? E quelle della capezza in questo caso, e poi ovviamente la stessa cosa la posso fare con il filetto. Cominciate a capire un pochino che c'è un disegno un pochino più grande, che non è che le cose vengano fatte a caso o che le cose vengano fatte perché sono a scatola chiusa, faccio quello e esco da quella scatola e vado a fare quell'altro. È tutto un insieme, è un programma molto impegnativo e grande e ognuno di noi trova gli elementi giusti per andare a progredire noi stessi e nello stesso tempo portare avanti anche il cavallo. Se vi piace l'equitazione naturale, io vi consiglio di buttarci un occhio, perché potete fare le stesse cose che fate attraverso l'equitazione tradizionale, ma le fate in una maniera che è un pochino più accettabile per il cavallo. Perché dico un pochino più accettabile? Perché il cavallo ovviamente preferirebbe stallare in mezzo al prato a mangiare l'erba o non fare nulla, ma è un compromesso, no? Noi gli diamo sicurezza, cibo, cure mediche. Adesso i cavalli muoiono a 35 anni, 40 anni, perché gli stiamo dietro, gli diamo di tutto. I cavalli a 30 anni continuano a mangiare anche se non hanno più denti, quindi è un po' un compromesso, no? Cioè noi da una parte cerchiamo di tenerli bene, cerchiamo di dargli tutto quello che gli serve. Ovviamente purtroppo non tutti lo fanno, ma insomma ci sono tanti che lo fanno. Nello stesso tempo chiediamo in cambio che loro facciano qualche cosa per noi. Però questo chiedere che loro facciano qualche cosa per noi può essere fatto in tante maniere, ok? Noi che facciamo equitazione naturale preferiamo usare
questi sistemi qua, che sono comunicazione e che sono inerenti a come ragiona il cavallo, come è la psicologia del cavallo. Se ti è piaciuto il video e sei arrivato fino qui, penso di sì, lascia un commento, metti un like e iscriviti al canale. Ti ricordo che iscriversi al canale è completamente gratuito, non c'è costo, l'unica cosa che succede è che ci dai una mano a noi a crescere, perché YouTube più vede iscritti su un canale più lo propone, più vede mi piace su un video più lo propone, più vede commenti in un video e più lo propone. Se ti piacciono i nostri video, il primo contributo che puoi darci è semplicemente quello: iscriversi, like e un commento, e stop. Se poi invece vuoi saperne molto di più, anche proprio su questo argomento, allora c'è la parte degli abbonati. Potete farlo cliccando qui sotto, avete 2 tipologie di abbonamento, ve le andate a guardare, anzi 3 tipologie di abbonamento, oppure andate direttamente su matteonihorsemanship.club, dove avete l'abbonamento simile a questo, però è su una piattaforma dedicata che sta prendendo sempre più forma e sempre più piede. L'abbiamo potenziata ultimamente, andremo ad aggiungere altre funzionalità, c'è una marea di cose che andiamo a mettere, e quindi là sicuramente è il posto che ti consiglierei di andare. Però comunque puoi partire da qui e poi evolverti nel tempo, se ti piace quello che noi facciamo. Grazie per avermi ascoltato fino qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild.